Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e ben ritrovati qui nel mio studio, benvenuti qui nel mio canale. Oggi voglio parlare del futuro dei sistemi digitali profiler, ovvero di tutti quei sistemi che profilano amplificatori o pedali reali e di come l'avvento di NAMM A2 abbia scosso sostanzialmente le fondamenta di tutto questo mondo. Per chi non lo sapesse, NAMM A2 è un sistema di profilazione gratuito e open source. Gratuito perché lo possiamo scaricare gratis dal sito neural-amp-modeler.com, possiamo quindi riprodurre i profili e anche, se vogliamo, realizzare i propri, sempre in maniera gratuita. Per far questo, dal momento che utilizza reti neurali e avrebbe bisogno di schede video molto potenti, quindi processori abbastanza prestanti, normalmente ci si avvale di un sito altrettanto gratuito di cui io sono anche partner, è tone3000.com, dove vi basta semplicemente caricare la vostra registrazione del vostro amplificatore e in automatico si arrangia lui a darvi, praticamente restituirvi il profilo, quindi la copia digitale del vostro amplificatore, tutto completamente gratuito. Se vi interessa approfondire questo, di come fare per realizzare i vostri profili, ho fatto un video dedicato proprio su questo. Inoltre, se volete approfondire di più il mondo del NAMM, di che cosa cambia con questa tecnologia A2, anche lì ho fatto dei video dedicati. Quindi, come abbiamo detto, un sistema del tutto gratuito sia per la riproduzione di questi profili, naturalmente sotto forma di plugin che può essere standalone su PC o anche come add-on, quindi plugin per qualsivoglia DAW, quindi per esempio Logic, Cubase e via dicendo, ma è anche open source. Vuol dire che se siete dei programmatori, se ve ne intendete di programmazione informatica, potete anche contribuire con il team per migliorare e sviluppare il NAMM stesso. Ebbene, NAMM è è sbagliato dire nel mercato perché è una roba gratuita, è nel web da ormai 6 anni, è arrivato, ha fatto capolino circa, non ricordo bene l'anno, ma eravamo intorno al Covid, quindi 2020-2021, anni tristi ma ce li ricordiamo, va bene, quindi sono già 6 anni che c'è, ha avuto un po' alla volta una notorietà sempre maggiore, fino a che il 2 giugno scorso, quindi praticamente qualche mese fa, è stata rilasciata la nuova versione che viene chiamata appunto A2. Questa nuova versione permette di avere una qualità audio e una definizione, una precisione nella profilazione superiore alla precedente, ma soprattutto, ed è qui il nocciolo della questione, ma soprattutto permette di eseguire i nuovi profili NAMM A2 anche da macchine, da processori che sono poco prestanti, ovvero che non hanno tutta questa potenza di calcolo. È stato pensato proprio per far funzionare i profili NAMM anche su sistemi più economici, più semplici, ok? Bene, non mi dilungo oltre perché appunto ne ho già parlato nell'altro video. Da quando è uscito questo NAMM A2, penso che se navighiamo nel web, se facciamo un giro nei social, insomma se ci teniamo un po' informati, vediamo che praticamente c'è tutto un subbuglio, c'è tutta una corsa. Molte aziende, tra le altre proprio le più piccole, nel senso che realizzano prodotti con un target più consumer, quali per esempio Sonicake, Valeton, Oton, Nux e via dicendo, sono state le prime ad introdurre NAMM A2 nei loro prodotti, ok? C'è da dire, attenzione, che NAMM, la versione A1, c'era già in molti altri prodotti, come per esempio Sonicake Pocket Master, Smartbox, Valeton GP5, GP50 e via dicendo. Ma con l'avvento del NAMM A2, in questi ultimi mesi, quindi in questa torrida estate 2026, abbiamo visto una corsa dove praticamente tutti quanti i produttori implementano questo A2 nei loro sistemi. E ha senso questo, innanzitutto perché con il tempo NAMM si è praticamente messo come standard del settore. Attenzione, ricordo, è un sistema open source, è gratuito, ma non per questo significa che funzioni male, anzi
funziona anche meglio di tanti altri. Ecco, quindi è diventato uno standard, essendo gratuito è alla portata di tutti, e poi grazie al sito Tone 3000, dove praticamente possiamo chiunque caricare i propri profili, le proprie creazioni, e altrettanto possiamo scaricare quelli degli altri, quindi è un enorme contenitore dove possiamo trovare profili di testate, di casse, di testate e casse insieme, di pedalini, ma anche di apparecchi come compressori, preamplificatori, quindi anche, diciamo così, strumentazione, loro la chiamano outboard, quindi che non è per forza amp e cab. Ecco, è diventato questo grande, enorme contenitore dove si trova di tutto, dove chiunque può caricare la propria creazione e gli altri la possono scaricare. È diventato uno standard dove molte macchine hanno implementato questa A2, questa architettura A2, questo NAM A2 nei loro sistemi. Uno dei primi, come dicevamo, era Sonicake e Valeton, che già avevano la A1, ma per esempio se pensiamo anche all'italianissimo Sonulab Stomp Station, sia quello, questo è il Pro, sia il Stomp Station quello piccolino, adesso è là in fondo, mi sono dimenticato di prenderlo, possono caricare sia A1 sia A2, tra l'altro questo anche senza conversioni in qualità 100% full nativa, quindi alla massima qualità possibile, ma anche altri sistemi più economici, no? Più semplici, come per esempio un Ampero, questo è un Ampero 2, Ampero 2 Stage, Ampero 2 Stomp, ma anche gli Ampero quelli della prima serie, Ampero 1, Ampero Silver, Pink Edition, Ampero Mini. Tutti quanti gli Ampero, quelli della prima serie e quelli della seconda serie, hanno dopo l'ultimo aggiornamento la possibilità di caricare i profili NAM. Naturalmente, essendo macchine più semplici, con dei processori meno potenti, utilizzano una riconversione interna. Chiaro? E voi direte, ma scusami, ma il NAM A2 non hai appena detto che è stato ideato, progettato, oltre che a migliorare la qualità, anche per rendere tutto il profilo scalabile e adattabile appunto ai processori anche meno potenti, meno performanti. Quindi il NAM A2 nella sua diciamo così versione light, quindi quella più leggera, dovrebbe essere più leggero del vecchio A1. Sì, esatto, il nuovo NAM A2 qualitativamente è migliore, ma pesa meno. Eppure certe macchine come Valeton, come Sonicake, riconvertono anche l'A2, quindi prendono il profilo A2 e lo riconvertono nel loro formato proprietario. Si vede che i loro processori sono ancora più economici, a livello di performance sono ancora più bassi e probabilmente non ce la fanno nel riprodurre il profilo NAM e naturalmente tutti gli altri effetti che hanno a corredo, riverbero, delay e quant'altro. Comunque sia, è possibile caricare profili NAM. Altri sistemi più costosi, come per esempio il Dark Glass Anagram, qui naturalmente ci troviamo su un livello superiore ancora, perché grazie all'ultimo aggiornamento può caricare fino a 9 profili NAM A2 o 5 NAM A2 full. Però naturalmente questo vi costa 1.000-1.100 euro, quindi non che gli altri siano giocattoli o che gli altri siano scarsi, però capite, siamo di fronte a prodotti che possono utilizzare NAM A2, sia un Sonicake Pocket Master da 60 euro, sia un Anagram da 1.000 euro. Per questo vi dicevo che il NAM è diventato uno standard, perché lo si trova con o senza riconversione, full o light, ma comunque lo si può trovare in praticamente ogni prodotto, dal più economico al più costoso, e questa è una bella cosa ed è questo che lo rende uno standard. Ok, personalmente come mi trovo col NAM A2? Bello, bene, funziona egregiamente. Non ho notato tutta sta grandissima differenza rispetto alla 1, perché secondo me anche la 1 suonava bene. C'è qualche miglioramento indubbiamente. Soprattutto ho notato più definizione, più precisione, per esempio nella cattura di pedali fuzz e dei pedali compressori. Però fondamentalmente, per quanto mi riguarda la cattura degli amplificatori, quindi il classico Marshall, il classico Fender, sostanzialmente sì, suona bene, ma
se io dovessi chiudere gli occhi e ascoltare non ti so dire se è un A1 o è un A2. Cioè, sto coi piedi per terra, ragazzi, suonano bene tutti e due, poi dipende sempre con che criteri e come viene fatta sta cattura, ricordiamoci. Ok, bene. Quindi comunque sia, è veramente sensazionale e sbalorditivo la capacità, la qualità, la definizione, la precisione con cui NAMM riesce a replicare ciò che ha sentito, che sia il Marshall, che sia il Kraken, che sia il Bonetti, ok? E la domanda è: ma lo fa meglio di un Kemper Profiling 2.0? Lo fa meglio di un Tonex V2? Lo fa meglio di un Quad Cortex Neural Captor V2? E la risposta è sì. La risposta è sì, ma sì senza se e senza ma. Sì, punto. Questo lo possiamo, non sto dicendo che gli altri facciano schifo, sto dicendo che lo fa meglio. E ci sono stati fatti dei test. Se andate nel sito di Tone 3000 trovate anche tutte le tabelle con tutti gli esiti, tutti i grafici. Sono stati fatti dei sondaggi a cui hanno partecipato migliaia di persone che hanno praticamente partecipato a un blind test, quindi ascoltavi dei suoni e dovevi dire quale ti sembrava che fosse più preciso. Ok, quindi lasciando stare i null test, che lo sapete, io più di tanto non ci credo molto nella validità del null test, ma questa è un'altra questione. Usando le orecchie, chiudo gli occhi e ascolto. Migliaia di persone hanno partecipato a questi null test e fra le altre cose comunque è emerso che effettivamente profila meglio di Helix Stadium, profila meglio di Kemper, meglio di Tonex, profila meglio di tutti gli altri. E quindi qui nasce un po' il casino, perché gli altri sono a pagamento, NAMM è gratuito, poi ci sono dei pro e dei contro, adesso ci arriviamo. Ed è sbalorditivo anche, ed è bello che una comunità di appassionati, naturalmente bisogna capircene qualcosa, siano riusciti a sviluppare un prodotto che a livello di prestazioni e a livello di qualità sia meglio anche dei brand, di quelli realizzati proprietari dei brand. Questo secondo me è una bella cosa, perché indica che le persone, quando si mettono insieme, la community, quando mettono insieme le teste, le fanno girare tutte insieme, si può produrre, comunque creare qualcosa di fantastico insieme. Ecco, il problema, dunque vi invito anche a fare i vostri test, a fare le vostre prove, appurato quindi che comunque suona meglio, anzi più che suona meglio, è più preciso, è più definito nel replicare il comportamento di un amplificatore. Lo fa meglio, non è 100% uguale, ma lo fa meglio degli altri. Gli altri, un Kemper mi costa 1500 circa euro, un Tonex, dipende se prendiamo il pedal, se prendiamo il One, ma comunque anche là io adesso non ricordo, ma del pedal mi sa che siamo intorno ai 300 euro, 300-350 euro. Un Quad Cortex, dipende anche del modello, ma si va dai 1700 euro del Quad Cortex ai 500-600 euro del Nano Cortex. Quindi voglio dire, sono soldi. Quindi cosa succederà in futuro? Questo NAMM 2 sta praticamente spopolando, e a ragion veduta. Si pensi che alcuni sistemi, come per esempio Ampero 2, che può profilare, perché Ampero 2 lui ha il suo sound clone o tone catch, come volete chiamare, ha il suo sistema di profilazione, eppure permette di caricare i profili NAMM. Uno degli ultimi aggiornamenti, per esempio, è di EDRUSH, la seconda serie di EDRUSH. Io qua ho la Core, EDRUSH Core, EDRUSH Prime, EDRUSH Flex Prime, tramite quella il suo plugin, possono profilare. EDRUSH ha il suo sistema di profilazione che si chiama Amp Cloner. Eppure anche EDRUSH proprio qualche settimana fa ha, con l'ultimo aggiornamento, implementato la capacità di poter caricare un profilo NAMM A2 full, quindi senza riconversioni, senza niente, proprio qui dentro. Al che uno gli verrebbe a dire: ma cavolo, EDRUSH, hai speso
tempo, denaro, ricerca e sviluppo per fare il tuo sistema di profilazione e poi a un certo punto rilasci l'aggiornamento che permette di caricare i profili fatti gratuitamente con un altro sistema. Ecco, non è una cosa stupida, secondo me questa è una cosa intelligente. Quelli di AirDrush, e secondo me arriveranno anche gli altri a ruota, secondo me si sono resi conto che effettivamente suona da paura, e il fatto di poter, non dico eliminare, cancellare il loro metodo di profilazione, ma poter implementare anche quello, ovviamente dà una maggiore longevità a questa macchina qua che rischiava, diciamo così, di diventare vecchia, nel senso che cavolo non riesce a profilare ad una qualità tale. Cosa faccio? Apro le porte anche ai profili NAM A2, così che chi vuole continuare a utilizzare la profilazione fatta da AirDrush può continuare a utilizzarla, chi invece preferisce utilizzare i profili o fare la profilazione con NAM A2 può utilizzare anche quello. È una roba intelligente questa. Quindi lo stesso lo fa AirDrush, e la stessa identica cosa, come abbiamo detto, lo fa anche Ampero. E almeno dalle indiscrezioni, da quello che si è letto nel forum, da quello che si è letto in giro, anche Helix Stadium e Helix Stadium XL, quindi la nuova serie di pedaliera Helix, in futuro, ovviamente non si sa quando, non si sa con che firmware, inseriranno, diciamo così, il supporto NAM A2. Quindi anche Helix Stadium, che ha il suo sistema di profilazione che si chiama Proxy, anche lei permetterà, almeno stando, ripeto, a quello che si è sentito dire in giro, di caricare profili NAM. Quindi ecco, come vi dicevo, è diventato uno standard, e sistemi come Quad Cortex, che sono notoriamente chiusi, in un post sul forum ufficiale di Neural ci sono stati molti utenti che si sono proposti a Neural di partecipare gratuitamente a migliorare il firmware, a migliorare anche il sistema di profilazione. Però naturalmente Neural DSP, capisco anche i motivi, il proprio firmware l'ha voluto ovviamente mantenerselo caro, non condivide niente con nessuno. Posso capirlo, perché ovviamente ci sta tanto lavoro alle spalle, e aprire il firmware, darlo a tutti, succede un po' come è successo tanti anni fa con Steve Jobs e Bill Gates, la storia di Microsoft che copiò Macintosh. Ma vabbè, lasciamo perdere, capito? Quindi lo posso capire, però lì devi fare i conti con l'evidenza che il sistema NAM, che è gratuito, suona meglio del tuo. Potrebbe essere che in futuro Quad Cortex, Neural DSP implementano la possibilità di caricare profili NAM. Se lo ha fatto Ampero, se lo ha fatto AirDrush, e se lo farà Helix, non vedo perché non lo possa fare anche Quad Cortex, sebbene il suo sistema sia chiuso, perché ricordiamo che con Quad Cortex non posso esportare i profili dal suo interno, posso solamente condividerli tramite il cloud, quindi vorrà dire che in quella maniera dovrà aprire una porta esterna. Comunque vabbè, quelli sono cavoli suoi. E Tonex, ecco, Tonex potrei dire che è quasi la stessa cosa, no? Perché se lo fanno gli altri, sì, però pensate a IK Multimedia col prodotto Tonex. Loro sono stati praticamente, dopo Neural DSP, i primi a creare un pedale che si occupasse di simulare solamente Ampeg Cab, perché all'inizio Tonex era così, ed era sensato che fosse così. Aveva un po' di reverb, un noise gate, un compressore, tanto per, ma non aveva effetti, non aveva niente. Era un pedale pensato per simulare o per sostituire testata cassa. Naturalmente la qualità dei profili fatti con Tonex V1 e anche V2 è veramente molto buona. Siamo praticamente quasi al pari di NAM, un scalino sotto, ma siamo lì, ok? Qual è il problema di Tonex? Io l'ho detto tante volte, ed è il motivo perché sostanzialmente me sta qua. Il problema di Tonex è che non funziona come
Helix, ad esempio, invia, una volta che ho catturato il suono del mio amplificatore, invia i dati nel server e l'elaborazione viene fatta nel server. Non è come Quad Cortex con Neural Capture V2 fa la stessa roba. Siccome ci sono quantità considerevoli di dati, prende questo e lo invia nel cloud proprietario, per poi, una volta completato il processo, posso scaricarmi, no, il profilo. Ecco, NAM stessa cosa, io lo carico su Tone 3000, Tone 3000 si arrangia a fare l'elaborazione, quindi il processamento, il training, e poi io mi scarico il profilo. Praticamente in locale non faccio niente. Purtroppo Tonex non è così. Tonex quando è uscito come praticamente l'anti-camper, una qualità eccelsa, però ancora ancorato al passato, vale a dire Tonex sfrutta la potenza di calcolo della scheda video del tuo computer. Quindi se tu non hai una buona scheda video con i contropalle, diciamo così, rischi che il tempo d'attesa per poter appunto avere un profilo sia anche di ore. Poi dipende sempre che qualità scegliamo, però comunque per avere un buon profilo, una buona qualità, per buona dico buona, io vedo che per esempio io ho un Mac con M2 Max 10 core bla bla bla, non serve a niente, vuole scheda video, ha fame di scheda video. Perché? Perché le schede video sono veloci, sono più performanti, e il mio computer resta qui piantato anche un'ora per fare un profilo. Quindi immaginatevi, per esempio io che non faccio un profilo solo, se devo fare il profilo per esempio del mio Kraken, faccio il profilo con il gain A1, un profilo con il gain A2, un profilo con il gain A3, cioè li devo fare tutti perché il profilo è un'istantanea. Cioè io praticamente devo chiudere lo studio per un giorno, 2 giorni interi, perché ovviamente ho il computer che è fermo là, che fa solo quella roba lì. Ok, quindi questa è la roba che secondo me da parte di K Multimedia ho sempre criticato. Volete proseguire nel vostro sistema? Fate un sistema cloud, fate un sistema che io registro l'audio e invio il file WAV o lo fai in automatico all'applicazione, ma il processamento viene fatto dislocato nei server, non in locali che piantate il computer. In quella maniera lì anche chi ha un portatile, anche chi ha un computer modesto può profilare con Tonex. Chiaro, quindi il problema è proprio la pesantezza. Poi naturalmente c'è chi dice: a me non mi interessa niente profilare, io prendo, mi scarico i profili di altri e suono. Neanche una parola. Però voglio dire, pensate a quelli di K Multimedia, hanno speso tanto tempo, hanno speso tanto risorse e si trovano appunto il fatto che cosa fanno? Implementano all'interno di un pedale, del loro pedale che porta il loro nome e che è sviluppato e pensato per riprodurre i loro profili, mettono dentro NAM. Sarebbe un po' come tirarsi la zappa nei piedi. Di nuovo, se lo fa Ampero, se lo fa Edrush, se lo farà Helix, non vedo perché non lo possa fare anche Tonex, ma la vedo un po' difficile. E per gli altri sistemi Kemper, ecco, la stessa identica questione di Kemper. Kemper è stato per anni il profilatore indiscusso per un motivo solo, perché non ce n'erano altri. L'unico che profilava era Kemper, Kemper Red, Kemper Rack, Kemper Stage. Kemper era il profilatore, ok? Ci sono state altre realtà, anche proprio qui italiane. Non voglio far nomi, non mi è concesso nominare il prodotto, lasciamo stare, anche perché sono cose ormai passate, che siano cimentate nel creare il loro profilatore, ma ovviamente Kemper manda letterine che ti dicono fermati perché il sistema di profilazione è brevettato da me. Kemper ha un brevetto. Ok, io adesso non so se il brevetto è stato rinnovato, quanto dura, quanto non dura, ma quando uscì Quad Cortex non usa il sistema di Kemper per profilare. Quad Cortex utilizza
le reti neurali, utilizza l'intelligenza artificiale. La stessa cosa la fa NAM, la stessa cosa la fa Tonex, quindi probabilmente sono riusciti a dribblare il brevetto di Kemper perché loro utilizzano un'altra tecnologia per fare la stessa identica cosa, ok? È come la macchina, c'hai la macchina elettrica, c'hai la macchina a benzina, c'hai la macchina a diesel, 3 motori che fondamentalmente funzionano in maniera diversa ma che fanno tutti la stessa cosa. Quando metto la prima vado avanti, quando metto la retro vado indietro, però voglio dire non è che posso bloccare lo sviluppo e il progresso, ok? Quindi ecco che altri sistemi sono venuti avanti e utilizzano le loro procedure, diciamo così, le loro tecnologie proprietarie. Secondo me per Kemper la vedo forse la situazione più brutta, perché Kemper, che io amo tantissimo, a me piace il suono di Kemper, che non è il più fedele. Attenzione, Kemper non è il più fedele, anche col 2.0 che c'è un sensibile miglioramento rispetto a prima, ma anche qua non è che sia tutta un'altra roba. Sì, suona meglio, però vabbè, è più semplice, è più veloce, però comunque siamo lì. Ecco, Kemper ha una pasta sonora tutta sua e che piace o non piace. Io quando utilizzo sistemi digitali, sì certo, se scelgo un Marshall mi aspetto un suono di un Marshall, giustamente se scelgo un Fender mi aspetto un suono di un Fender, ma le varie sfumature, il feeling, il tocco, cioè io guardo quello che piace a me, quello che sotto le dita mi dà più soddisfazione, e a me il suono di Kemper, che risulta sempre un po' compresso, risulta sempre un po' patinato, anche con il 2.0 rispetto agli altri risulta sempre un po' lì, un po' composto, a me piace. Quindi non è che una cosa funziona solamente perché hanno detto che è più definita, è più precisa, perché sti cazzo di null test dimostrano che. Io uso le mie orecchie, a me il suono, il come profila, il risultato che mi dà Kemper, parlo della simulazione amp e cab, lascio stare gli effetti, parlo di amp e cab, a me piace e per me basta e avanza. Può arrivare NAM a 2, a 3, a 4, a 5, a 8, che sicuramente proverò, ma a me Kemper piace. Però dal punto di vista diciamo così del prodotto, visto tutto questo casino, tutta questa roba che è successa appunto con il NAM A2, io per Kemper la vedo un po' difficile, anche perché il primo profilatore della storia, coloro che hanno per anni professato sostanzialmente di essere i migliori, lo fanno tutti. Quad Cortex dice di essere il sistema più potente del mondo, NAM dice di essere il profilatore migliore del mondo, Tonex è il migliore, Quad Cortex è il migliore, Kemper è il migliore, tutti dicono di essere i migliori, però Kemper è quello che è arrivato prima di tutti, è anche un po' il più vecchio. Dubito che implementeranno NAM A2 al loro interno, perché forse non hanno neanche la potenza per poterlo farlo girare, a parte con un A2 Lite penso che lo possano fare, ma secondo me è proprio per una questione di identità. È come se io andassi, che ne so, una scuderia in Formula 1 con una Ferrari e monto il motore Mercedes. Sì, ok, fuori c'è scritto Ferrari, ma dentro il motore Mercedes. Non succederà mai, ok, capito? Il discorso è quello. E quindi cosa aspettarsi nel futuro? Il mio titolo che ho messo è un po' provocatorio, tutti nel cesso. Non credo che andranno tutti nel cesso, credo che comunque ci sarà, almeno per quanto riguarda la profilazione, uno stallo, nella serie che adesso NAM A2 ha dettato legge, NAM A2 è diventato uno standard, o ci sarà un sistema di profilazione che farà veramente meglio, o se no tutti gli altri verranno comunque eclissati. Capito? Quindi non dico che verranno verranno eliminati i sistemi di profilazione proprietari, ma però NAM è quello che appunto funziona meglio. C'è da dire però alcune cose. Rimarrà i Tonex? Penso proprio di sì. Rimarrà Quad Cortex, Ampero, Edrash, Helix Stadium con i loro sistemi di profilazione rimarranno? Sì, certamente non spariranno, e il motivo è molto semplice. Perché lasciamo stare Tonex,
che è un caso a parte. Ma tutti questi sistemi che ho menzionato, Kemper, Quad Cortex, che è lì, Ampero 2, ADRAS, Helix Stadium e via dicendo, sono tutti prodotti che hanno il loro sistema di profilazione proprietario, ok? E lo fanno internamente. Ok, Quad Cortex manda l'audio registrato, lo manda nel server, poi ritorna elaborato. Lo fa anche Stadium, ok, ma la cattura, dove li collego i cavi, dove lo collego il microfono, quindi dove collego l'amplificatore, lo collego alla Helix Stadium, lo collego al Quad Cortex, alla ADRAS, all'Ampero. Queste pedaliere sono un sistema nevralgico, perché sono sia il sistema che riprodurrà il profilo poi, ma sono anche il sistema che cattura l'audio, e questa è una roba fondamentale. E dico fondamentale perché invece NAMM, che è, ripeto, un sistema a plugin, non è un prodotto fisico, ok? NAMM è un software sviluppato, quindi che gira sul PC. Per funzionare ha bisogno di una scheda audio. Pensiamoci, questa è una interfaccia audio, qua in Italia la chiamiamo scheda, però questa si chiama audio interface, una interfaccia audio che può essere Thunderbolt, può essere Firewire, può essere USB. Normalmente le USB sono quelle più diffuse. Il mio amplificatore, se NAMM, deve catturare l'audio di un amplificatore, che poi lo faccio utilizzando una DAW, inviando un segnale che è egli stesso un file wave, ma vabbè, se io devo inviare un file di misurazione sostanzialmente dal computer al mio amplificatore, e dopo dall'amplificatore ci metto il cavo col microfono e torno nel computer, che mi serve un'interfaccia audio, cioè dove lo metto, ok? Quindi capite che questa è un'interfaccia che si chiama Audient ID4. Questa che ho qui, adesso non la vedete, è un'interfaccia audio che si chiama Universal Audio Apollo Twin X. Ci sono altre che costano 1.000 euro. Ci sono altre interfacce come la Focusrite Scarlett 2i2. Ci sono altre interfacce ancora più economiche come le M Audio. Allora, una interfaccia è composta da vari componenti al suo interno, ma sostanzialmente abbiamo un preamplificatore che ci permette di alzare e di abbassare il segnale in ingresso, ok? Poi abbiamo un convertitore che prende questo impulso elettrico, quindi il segnale analogico, e lo converte in digitale. Poi abbiamo il contrario, in uscita abbiamo il convertitore dal digitale analogico e un preamplificatore, quindi praticamente il pomellone, che alza o abbassa il volume. Quindi preamplificatori e convertitori. Ce ne sono di tantissimi tipi, di tantissime qualità. Ci sono preamplificatori che hanno molta headroom, ovvero riescono a ricevere un segnale molto più ampio prima di andare in overdrive, prima di andare in clip, prima di saturare il segnale. In sistemi più economici, io per esempio ho provato una M Audio Duo, mi pare, ovviamente aveva poca headroom, aveva un range dinamico molto basso e quindi dovevo tenere tutti i volumi bassi perché sennò andava in clip. I convertitori stessa cosa, ci sono convertitori a 32, a 24, a 16 bit, a 44.100 Hz, 48, 96, 192.000, quindi ecco, anche qua la capacità del preamplificatore di preamplificare il segnale più o meno in maniera lineare. Poi ci sono delle schede audio che tendenzialmente colorano il suono, altre che sono trasparenti. Poi abbiamo convertitori più definiti e più precisi, diciamo, e meno precisi. Sono tutte diverse. Quindi quando io vado a creare la mia cattura del mio amplificatore, l'ho fatta utilizzando questa scheda con queste caratteristiche. Poi quando io prendo questo profilo e lo carico ad esempio all'interno del mio Sonolab Stop Station, o magari lo carico all'interno
del Dark Glass Anagram o lo carico all'interno dell'Ampero o all'interno del Sony Cake o del Valeton. Ma cavolo, tutti questi sistemi hanno dei preamplificatori in ingresso e in uscita e dei convertitori in ingresso e in uscita e anche un'elaborazione interna completamente diversi da quelli della scheda audio che ho utilizzato io. Quindi è normale che il suono poi non sarà uguale, ok? Se io voglio che il profilo del mio Marshall SV20 che vedo lì sotto sia uguale identico, devo necessariamente per forza utilizzare la stessa periferica audio che l'ha generato. Quindi io ho utilizzato questa periferica audio per catturare quell'amplificatore lì, l'ho regolata con questi valori di gain. Bene, ho fatto il profilo, tutto. Quando lo vado a riprodurre devo utilizzare la stessa scheda con gli stessi valori se voglio avere praticamente identico uno a uno. Capite che cosa voglio dire questo? Che ovviamente siamo in tanti al mondo, ognuno di noi ha la propria strumentazione, ognuno di noi ha la propria scheda audio e quindi i profili che ne escono sono tutti un po' diversi e poi questi profili che scarichiamo e utilizziamo ma sono stati fatti con ad esempio una scheda audio diversa dalla nostra, con delle regolazioni diverse da quelle che utilizziamo noi. Poi magari io li carico sulla Edrash o li carico sull'Ampero, suonano diversi da come suonavano nel computer. Fra l'altro ho intenzione di fare proprio un video in cui prendo lo stesso identico profilo, lo carico sulla Edrash, sull'Ampero, sul Dark Glass, sul Stomp Station, tutti quelli che possono caricare NAMM, lo carico dentro e vi faccio sentire come lo stesso identico profilo cambia suono semplicemente spostandolo in pedaliere diverse. Per questo è il punto. Un sistema come Kemper è sempre quello, un sistema come Quad Cortex è sempre quello, ma se per esempio mi prendo la mia Edrash e profilo utilizzando il suo sistema, ho utilizzato Edrash Core con il suo convertitore, con il suo preamplificatore, con il suo cervellone, cioè lei ha generato il profilo e lei lo riproduce anche. Quando io prendo questo profilo e lo invio per esempio ad un mio amico che anche lui ha una Edrash, suonerà uguale perché le componentistiche interne sono le stesse. Se io mi faccio un profilo con il Kemper e poi me lo porto in un altro Kemper o lo metto in vendita e lo vendo a qualcun altro che utilizza Kemper, suonerà uguale perché è stato generato da Kemper. Diversamente con NAMM e anche con Tonex, dal momento che Tonex sì è un pedale, ma il pedale, l'ho detto tante volte, è solo un riproduttore, e tanto quanto questo non profila, riproduce e basta. Per profilare con Tonex ho bisogno del plugin, di nuovo è un qualcosa che sta dentro nel computer, capito? Quindi capito, ok, utilizzo Tonex, ma con che scheda audio? Con la Focusrite, con l'Audient, con l'Apollo Twin, con la Mod Audio, con la Motu, con la Presonus, con una Tascam, e come l'hai regolata? Quindi quando andrò poi a prendermi quel profilo lì e me lo carico da un'altra parte, potrebbe suonare anche diverso. Infatti molti leggendo nei forum hanno notato questo. Faccio un profilo con Tonex, lo suono con il computer, con il plugin, quindi la mia chitarra è collegata qui ad esempio, ha un suono, poi me lo carico sul pedale, sul Tonex pedal, e il suono cambia. Poi naturalmente ci sono tutte le regolazioni da fare, il volume, trim, bla bla bla, però è quello il discorso. Quindi secondo me queste nuove tecnologie che funzionano e nascono sul computer, ma i computer sono tutti diversi, le schede audio sono tutte diverse, non c'è uno standard. Il bello è proprio questo, e forse anche un po' la cosa strana che fa di riflettere, che NAMM A2 si è diffuso talmente tanto da diventare uno standard, perché ok, ma non ha nessuno standard per quanto riguarda la cattura o l'utilizzo di determinate schede audio, non ha delle specifiche, cioè uno standard senza degli standard. È una roba un po' particolare, mentre invece altri sistemi, come ho menzionato prima, fisici, io so che sono quelli, ok? Quindi secondo me tutti quei sistemi là fisici
Kemper, Quad Cortex e via dicendo, non spariranno, non andranno via. Molti dicono basta, morti tutti, NAM 2 li ha uccisi tutti. Non ha ucciso assolutamente niente, è un sistema parallelo che ti dà ovviamente un'alternativa. Puoi fare questa strada utilizzando la macchina a benzina, oppure se vuoi in garage c'hai anche la macchina elettrica, vedi te quale vuoi utilizzare, quale secondo te per il tuo gusto personale, per il tuo orecchio suona meglio. Ma io non credo, di nuovo lo dico tante volte in tutte le robe, che ci sia un meglio, un peggio, un giusto, un sbagliato. Certo che comunque l'avvento di NAM ha dato un bel scossone a tutti quanti. Si pensa per esempio che addirittura la nuova serie di sistemi digitali Fractal, la prossima generazione di sistemi Fractal, quindi diciamo Fractal XFX4, se mai si chiamerà così, l'hanno già detto, implementerà il NAM A2 al suo interno. Quindi se persino Fractal, tra virgolette nel senso buono, si piega all'utilizzo di amplificatori simulati tramite profilazione, è tanto, semplicemente perché Fractal per una vita ha ovviamente portato alto il suo credo come baluardo, che il modeling è migliore, che hanno speso anche tempo e risorse per creare delle simulazioni di amplificatori che dal punto di vista di modeling sono i più definiti, sono i più precisi che esistano nel mercato. Però poi si vedono arrivare NAM che in maniera del tutto gratuita fa praticamente la stessa cosa, se non meglio. Che cosa hanno pensato di fare? Ok, nella prossima generazione implementeremo anche la possibilità di importare profili NAM. Come importo dei file Impulse Response, dei file IR, importerò anche NAM. Questa è una cosa molto interessante. Bene ragazzi, detto questo, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Io cerco sempre di avere un po' una veduta un po' più aperta. Io non credo che tutto cascherà, che tutto andrà nel cesso. Ho fatto apposta, in realtà non andrà niente nel cesso, era un po' provocatorio il discorso. Detto questo, io spero di aver lanciato un po' un sasso per una riflessione che può essere secondo me interessante. E detto questo, ben venga la tecnologia, ben venga il progresso. Se un domani esce un nuovo prodotto che farà meglio di NAM A2, ben venga. Siamo già a livelli qualitativi altissimi, però comunque sappiamo che non c'è mai un limite al miglioramento, ed è questo il bello. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, e visto che si parla di profili e quant'altro, fate un salto anche sul mio sito www.robyrocks.it, dateci un occhio. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!